Bentornati su Celebrita dalla Turchia. Oggi vi portiamo dentro la tempesta più chiacchierata di questo inizio anno, quella che avvolge Can Yaman e Demet Özdemir. Una storia che ha iniziato a pulsare proprio allo scoccare della mezzanotte, quando le luci di Capodanno hanno dipinto il cielo e i titoli hanno raccontato di un momento da sogno, champagne che scintillava nei calici, coriandoli sospesi nell'aria, e un presunto sì sussurrato tra un abbraccio e un bacio rubato. Le cronache hanno immaginato un anello luccicante, una dichiarazione dal cuore in mano, la scenografia perfetta per una favola televisiva che si trasferisce nella vita reale. Ma, appena le telecamere si sono riaccese e i microfoni si sono avvicinati, la realtà ha preso una piega molto diversa, più concreta, più ruvida, più umana. Perché quando i giornalisti hanno raggiunto Demet nei giorni successivi, non hanno trovato la conferma sorridente che tutti aspettavano. Hanno trovato una donna stanca dell'invadenza, irritata dall'eco di una domanda ripetuta 100 volte. La sua voce, di solito dolce e ferma, si è fatta più alta, più tagliente, come a voler recidere il filo che la legava a quell'insistenza che non dà tregua. Non era una scena preparata, non c'era copione, c'era la richiesta di spazio, c'era la ribellione di chi sente che i confini sono stati oltrepassati. Bastano pochi secondi perché il momento diventi virale. I social esplodono, gli schieramenti si formano, i commenti scivolano sotto ogni post, sta difendendo la sua intimità o c'è davvero qualcosa che non vuole raccontare? Così nasce il mistero dell'anello, il dettaglio che incendia l'immaginazione dei fan. Ogni fotografia viene ingrandita, ogni video rallentato, ogni gesto ripassato 1000 volte. È la mano sinistra di Demet ad attirare tutti gli sguardi. A volte finisce in tasca, a volte si nasconde dietro una sciarpa che scivola con naturalezza, altre volte stringe una tazza di caffè come se fosse un piccolo scudo. C'è chi giura di aver intravisto un riflesso, un bagliore, il profilo sottile di una promessa. C'è chi pensa che sia solo un modo elegante per dire al mondo che certe cose non si condividono con chiunque. E c'è chi interpreta quei movimenti come il segno di una tensione sottile, una corda che vibra tra il desiderio di proteggere ciò che è prezioso e il peso di una curiosità che non si spegne mai. E poi c'è lui, Can, con la sua calma che sembra scolpita nella pietra. Chi lo conosce lo descrive come un uomo capace di reggere lo sguardo, di non farsi trascinare dal clamore, di scegliere il silenzio quando il frastuono diventa troppo. In questi giorni non conferma, non smentisce. Non alimenta la voce che corre, ma non la caccia via. Dicono, le solite fonti che parlano piano, che per Capodanno avesse in mente qualcosa di speciale. Una serata pensata con attenzione, una musica che cresce al momento giusto, una vista sulla città che respira lenta, magari un terrazzo affacciato sul tempo. Ma se da quella serata sia nata una promessa formale, se davvero la magia si sia trasformata in un patto, questo resta avvolto nella stessa discrezione che lui indossa come una giacca su misura. Negli ultimi giorni, un dettaglio ha colpito chi li segue con affetto, la loro nuova coreografia pubblica. Can e Demet arrivano e ripartono da eventi separatamente. Non c'è fuga, non c'è finzione, c'è strategia. È un modo per spezzare l'assedio, per distribuire l'attenzione, per impedire che ogni passo diventi un fermo immagine da interpretare. La scelta di non farsi vedere sempre insieme è un segnale sottile ma potente. La relazione è loro, la storia è loro, e i capitoli che contano si scrivono lontano dai flash. Intanto Demet silenzia i suoi profili proprio nei giorni in cui tutte le timeline esplodono di auguri. Niente foto davanti all'albero, niente video di brindisi, nessun cenno di fuochi d'artificio. Una decisione consapevole, dicono. Un piccolo ritiro che somiglia a una cintura di protezione, un modo per dire che certe parole non hanno bisogno di didascalie. I fan osservano, ascoltano, immaginano, e in mezzo allo scambio di ipotesi cresce l'idea che sia in corso un cambiamento profondo. Non uno strappo, piuttosto una maturazione. Non la chiusura, ma la capacità di scegliere le porte da aprire. Il passo indietro sui social, il silenzio calibrato, le uscite separate, tutto parla di una relazione che cerca stabilità, che preferisce il ritmo lento alla rincorsa affannosa del giudizio. In un mondo in cui tutto si consuma all'istante,
loro due sembrano suggerire che un legame importante merita tempo, merita cura, merita difese. Eppure il dubbio resta sospeso, come una nota che non trova ancora la sua chiusura perfetta. C'è stata o no una proposta? Il braccio che si stringe, il sorriso che esplode negli occhi, quel piccolo sì che fa tremare le ginocchia, è arrivato davvero? Mentre le domande scorrono come sottotitoli sotto ogni foto, spuntano nuovi tasselli. Qualcuno racconta di averli intravisti a fine serata, luci basse e porte scorrevoli, due auto che partono a pochi minuti di distanza. Gli sguardi dei paparazzi rimbalzano sui vetri scuri, cercano risposte in un riflesso, in una sagoma che si inclina. C'è chi giura di aver colto un dettaglio della mano di lei, di aver visto la pelle illuminarsi appena. Altri insistono che fosse solo una luce di strada, un effetto ottico che gioca con la fantasia. E intanto Khan, con il suo passaggio sicuro, concede il sorriso cortese di chi sa di essere osservato ma non intende concedere appigli. Un controluce perfetto per una storia che vive nel confine tra ciò che si mostra e ciò che si custodisce. Nel frattempo, i ricordi pubblici del loro passato tornano a galla come frammenti di un film amato. Le scene condivise che li hanno fatti conoscere al grande pubblico, l'alchimia che qualcuno continua a chiamare destino, l'eleganza con cui hanno sempre attraversato sia le mode che le malelingue. Dimet, con quella luce che porta negli occhi, la determinazione che sa essere gentile. Khan, con la sua presenza che riempie la scena, l'istinto di proteggere, la misura dei gesti quando il mondo vorrebbe troppa confidenza. È anche per questo che l'idea del fidanzamento sembrava così naturale, così pronta a scattare come una molla. Eppure la realtà non ama le scorciatoie, preferisce i dettagli, i tempi giusti, le pause che preparano il colpo di scena. La notte di Capodanno resta il cuore pulsante del racconto. Ce la immaginiamo, perché nessuno l'ha vista davvero. La città che brilla, i ponti disegnati dal fuoco del cielo, la musica bassa in una stanza che odora di cera e di spezie. Un brindisi raccontato sottovoce, un abbraccio stretto che mette a tacere tutto il resto. Forse un regalo scelto con cura, qualcosa che parla di ricordi condivisi, di promesse sussurrate senza bisogno di parole. Forse una domanda rimasta sospesa, serbata per un momento più quieto, lontano dagli occhi del mondo. Di certo, le loro scelte dei giorni seguenti vanno tutte nella stessa direzione: proteggere. Proteggere non è nascondere, è scegliere come, quando, quanto. È dare al sentimento il respiro che gli serve per restare vero. Anche la distanza costruita con intelligenza verso le piattaforme racconta qualcosa. Dimet evita gli aggiornamenti di rito di inizio anno, come a sottrarre ossigeno a una curiosità che si alimenta da sola. Khan non cambia strategia, ma dosa. Non dà titoli facili, non cerca risse digitali. È una regola non scritta che entrambi sembrano aver adottato: non reagire all'onda, lasciarla depositare, tornare a parlare quando le acque saranno limpide. La macchina del gossip, però, non dorme. Ogni silenzio viene letto, ogni omissione interpretata. Eppure, quando uno sguardo è convinto, non ha fretta di rispondere. Lascia che gli altri parlino e, quando arriva il momento, ricomincia dai fatti. Che cosa significa davvero tutto questo? Forse che stiamo assistendo a una relazione che sta scegliendo l'età adulta, quella che sa contare i passi e difendere i propri spazi. Forse che la favola non ha bisogno di applausi per esistere, e che le cose importanti accadono anche quando nessuno le fotografa. La reazione decisa di Dimet, il riserbo di Khan, i movimenti studiati di questi giorni non gridano distanza, gridano responsabilità. Dicono: siamo qui, ma non siamo di tutti. Dicono: ciò che conta non deve essere seminato sulla strada per farsi calpestare dalla fretta. Dicono, in fondo, che la loro priorità è il legame, non l'eco del clamore. E intanto i fan aspettano, con quella pazienza agitata che nasce dall'affetto. C'è chi prepara già il post per il grande annuncio, c'è chi spera in una foto improvvisa, c'è chi preferisce credere che tutto resterà segreto fino all'ultimo. La domanda rimbalza da giorni e non smette di battere. La proposta sta arrivando davvero o è già accaduta e resterà custodita finché loro lo vorranno? Per ora la risposta è una sola, ed è limpida.
Can Yaman e Dimet Özdemir stanno mettendo il loro amore davanti a tutto, ben oltre le supposizioni e gli interrogativi che corrono nel vento. Esattamente come dovrebbe essere quando due persone decidono che il rumore intorno non può decidere la traiettoria del loro cuore. Qui su Celebrita dalla Turchia continueremo a seguire ogni svolta, ma senza dimenticare ciò che loro stanno insegnando senza dirlo. A volte, per proteggere una storia, bisogna lasciarla parlare da sola. E allora tocca a voi, come sempre, farci sentire la vostra voce. Pensate che i personaggi amati debbano tenere la vita sentimentale lontana dai riflettori? Oppure credete che l'attenzione del pubblico sia inevitabile e in qualche modo parte del gioco? Scriveteci le vostre idee, raccontateci come avete vissuto questi giorni di congetture, quali dettagli vi hanno fatto pensare, cosa vi aspettate che accada quando l'inverno lascerà il posto alla primavera. Se questa immersione vi è piaciuta, se vi siete ritrovati a trattenere il fiato anche solo per un istante, ricordatevi di mostrarci il vostro sostegno. Mettete un like, iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi le prossime puntate. E se volete sostenere in modo speciale il nostro lavoro, potete unirvi alla community del canale. È così che possiamo continuare a portarvi analisi approfondite, retroscena, e soprattutto storie raccontate con cura. La storia di Can e Dimet non è arrivata all'ultima scena, non ancora. È un racconto che scorre tra pause e sussurri, tra attese e intuizioni. Noi resteremo qui, pronti a tendere l'orecchio e a restituirvi ogni eco significativa, con la promessa di rispettare la verità delle emozioni prima ancora dei titoli a effetto. Perché, alla fine, questo è il patto che ci lega, guardare insieme, senza smettere di sentire.